Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Al cover CT Laboratorio Farmaceutico SRL. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cosa ha al cover? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere al cover durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa ha al cover? Al cover ha un farmaco a base del principio attivo sodio oxibato, appartenente alla categoria degli disassuefanti e nello specifico farmaci usati nella dipendenza da alcol. È commercializzato in Italia dall'azienda CT Laboratorio Farmaceutico SRL. Al cover può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Al cover 175 mg/ml soluzione orale 1 flacone 140 ml. Al cover 175 mg/ml soluzione orale 12 flacone 10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: CT Laboratorio Farmaceutico SRL. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: sodio oxibato. Gruppo terapeutico: disassuefanti. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: coadiuvante nel controllo della sindrome astinenziale acuta da alcol etilico. Posologia: controllo terapeutico della sindrome astinenziale acuta da alcol etilico. 50 mg/kg/die, suddivisi in 3 somministrazioni distanziate di almeno 4 ore l'una dall'altra, esempio mattino, pomeriggio e sera. Al cover contiene una quantità di principio attivo pari a 175 mg per ogni ml di soluzione, somministrabile con l'apposito misurinodosatore inserito nella confezione. Schema posologico giornaliero suggerito, corrispondente al dosaggio di 50 mg/kg/die. Peso corporeo mLA, da ripetere 3 volte come indicato. 50 kg 5, 75 kg 7,5, 100 kg 10. Durata del ciclo terapeutico: 7-10 giorni nel controllo terapeutico della sindrome astinenziale acuta da alcol etilico. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Pazienti con depressione maggiore. Pazienti con deficit della succinico semialdeide deidrogenasi. Pazienti in trattamento con oppioidi o barbiturici. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il sodio oxibato può potenzialmente indurre depressione respiratoria ed LSMC. Il sodio oxibato può anche potenzialmente indurre depressione respiratoria. Apnea e depressione respiratoria sono state osservate. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'uso combinato di alcol con sodio oxibato può potenziare gli effetti depressori del sodio oxibato sul sistema nervoso centrale. Pertanto i pazienti devono essere avvertiti di evitare l'uso di qualsiasi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere al cover durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere al cover durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. Studi sugli animali non hanno dimostrato alcuna evidenza di teratogenicità, ma è stata osservata mortalità embrionale in studi sia nei ratti sia nei conigli. Vedere paragrafo 5, 3. Dati provenienti da, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il sodio ossibato ha una notevole influenza sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Per almeno 6 ore dall'assunzione di sodio ossibato, i pazienti non devono impegnarsi in attività che richiedono una completa vigilanza mentale o coordinazione motoria, come utilizzare macchinari o guidare veicoli. I pazienti che assumono per la prima volta sodio ossibato, finché copyright non hanno verificato se questo farmaco ha su di loro effetti che si protraggono fino al giorno successivo, devono prestare estrema cautela quando guidano l'auto, utilizzano macchinari difficili da condurre, o eseguono qualsiasi altra attività che potrebbe essere pericolosa o che richieda la massima attenzione. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse riportate comunemente sono capogiro, nausea e cefalea, tutte comparse in una percentuale compresa tra il 10% e il 20% dei pazienti. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Le informazioni relative ai segni ed ai sintomi associati al sovradosaggio di sodio ossibato sono limitate. La maggior parte dei dati derivano dall'uso illecito di GHB. Il sodio ossibato ha il sale sodico del GHB. Eventi associati alla sindrome da interruzione sono stati osservati al di fuori dell'intervallo terapeutico. Sintomi. I pazienti hanno mostrato diversi gradi di depressione della coscienza che possono oscillare rapidamente tra uno stato confusionale e uno stato di agitazione combattiva con atassia e coma. Possono essere osservate mesi, anche con deterioramento dello stato di coscienza, diaforesi, cefalea e deterioramento delle capacità motorie. È stata riportata visione offuscata. A dosi più elevate è stato osservato un aumento della profondità del coma. Sono stati riportati casi di mioclono e crisi tonico-cloniche. Sono stati riferiti casi di compromissione della frequenza e della profondità del respiro e di depressione respiratoria tale da porre il paziente in pericolo di vita, rendendo necessaria l'intubazione e la ventilazione. Sono state osservate apnea e respirazione di Keynes-Stokes. Bradicardia e ipotermia possono accompagnare gli stati di incoscienza cosa come ipotonia muscolare, ma i riflessi tendinei rimangono immutati. La bradicardia ha dimostrato di rispondere alla somministrazione endovenosa di atropina. Gestione del sovradosaggio. Una lavanda gastrica può essere valutata se si sospetta l'ingestione concomitante di altre sostanze. Poiché copyright, in presenza del deterioramento dello stato di coscienza può verificarsi e mesi, devono essere garantite una postura appropriata, posizione di decubito laterale sinistro, ed una protezione delle vie respiratorie tramite intubazione. Sebbene il riflesso del vomito possa essere assente nei pazienti in stato di coma profondo, anche i pazienti in stato di incoscienza possono opporsi all'intubazione e quindi può essere necessario ricorrere ad una rapida induzione, senza l'uso di sedativi. Nessuna inversione degli effetti depressori centrali del sodio ossibato può essere attesa con la somministrazione di flumazenil. Non sono disponibili prove sufficienti per raccomandare l'uso di naloxone nel trattamento del sovradosaggio da GHB. L'uso della emodialisi e di altre forme di rimozione extracorporea di medicinali non sono state studiate in caso di sovradosaggio da sodio ossibato. Comunque, a causa del rapido metabolismo del sodio ossibato, questi provvedimenti non sono giustificati. Proprietà farmacodinamiche. Il principio attivo fino a dosi di 300 mg/kg non influenza significativamente gli effetti cardiocircolatori indotti da noradrenalina, isoprenalina ed acetilcolina, nel ratto non ha provocato fino a dosi di proprietà farmacocinetiche. Dagli studi farmacocinetici su volontario sano emerge che il farmaco viene rapidamente assorbito e, malgrado il Tmax calcolato sia intorno alla 2 ore dopo il trattamento, nella realtà già dopo, dati preclinici di sicurezza. La preparazione farmaceutica cosa formulata presenta un livello di tossicità molto basso. Dagli studi farmacologici di tossicità acuta risultano infatti i seguenti dati.
DL50 per somministrazione orale nel topo uguale 12,014, elenco degli eccipienti: saccarina sodica, metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, sorbitolo, aroma amarena, acido citrico, acqua depurata. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.